Quindi l'esercizio ci chiede di andare a tracciare il grafico di quelle funzioni lì. Ora ci fa anche un esempio in cui appunto si vuole disegnare la funzione valore assoluto di 1 fratto x meno 1 e che cosa si fa? Si parte da una funzione elementare che è quella 1 fratto x e poi pian piano si complica la funzione con i vari passaggi. Partiamo giusto dalla funzione a, il cui grafico completo lo disegniamo direttamente su GeoGebra, quindi y uguale a 2x più 1 al quadrato. Ok, quindi la funzione alla quale noi vogliamo arrivare è proprio questa qui in verde, però non si parte da quella, ma si parte da quale? Dalla funzione elementare x alla seconda. Quindi in origine noi abbiamo questa parabola qua, è solo che noi poi noi vogliamo complicarla con vari procedimenti elementari. Quindi ad esempio dobbiamo vedere che cosa comporta l'inserire dentro la funzione x quadro un più 1, quindi facendo x più 1 e poi al quadrato. Beh, quello che notiamo è che la parabola è sempre la stessa, ma viene anticipata nel disegno, quindi addizionando 1 sulla x praticamente vuol dire che tutto il grafico viene shiftato in maniera identica a sinistra. E questo perché fondamentalmente? Perché nel momento in cui io aumento la mia variabile di 1, quindi aumentando la variabile di 1, che cosa succede? Che io anticipo di 1 appunto il tutto, perché dobbiamo pensare che la x sia come il tempo. Infatti in molti grafici di fisica la x prende il ruolo del tempo. E appunto che cosa succede se io aggiungo 1 su ogni tempo? Vuol dire che sto anticipando quello che andrò a fare. Quindi passare da x quadro a x più 1 al quadrato vuol dire semplicemente anticipare. E ora che cosa succede? Dobbiamo infine moltiplicare tutto per 2 e quindi quello che succede è un restringimento della mia funzione. Quindi possiamo andare a confrontare la parte rossa con la parte verde. Perché c'è questo restringimento? Perché immaginiamo appunto che ogni volta che ho una x o un valore, questo viene raddoppiato dal 2, quindi vuol dire che la funzione cresce più velocemente. Infatti se ad esempio consideriamo questo punto in rosso qua, che cosa notiamo? Che dal punto rosso al punto verde in corrispondenza notiamo appunto che c'è un raddoppiamento, quindi ogni volta che ho un valore quel valore viene raddoppiato. E quindi ecco così spiegato il primo grafico. Quindi adesso siamo arrivati all'esercizio B. Dovremmo andare a rappresentare la funzione valore assoluto, quindi ABS di x alla seconda e poi meno 1. Questo è esattamente quello che succederà, ma perché? Allora, andiamo sempre step by step. La prima funzione è sicuramente la funzione x al quadrato. Poi che succede se io metto meno 1? Vuol dire che tutto il grafico si traslerà in basso di 1, quindi x alla seconda meno 1, come possiamo vedere il grafico è sempre quello, è stato traslato in basso di 1. E quindi non ci serve più la parte in viola, dobbiamo solo considerare la stessa funzione ma con il valore assoluto. Qual è il ruolo del valore assoluto? Questo rende positivo tutto ciò che è negativo, quindi effettivamente si può vedere qui che quella parte in grigio viene ribaltata sopra. E quindi questa sarà la nostra funzione finale. Tutte e tre le funzioni viste insieme sono queste. Quindi vediamo appunto che chiaramente la parte con il valore assoluto è identica alla funzione in grigio, tranne per il fatto che appunto un pezzo viene ribaltato. E quindi il risultato finale sarà questo. Sì, semplicemente meno 1 vuol dire porta giù, valore assoluto vuol dire ribalta ciò che è negativo, ma adesso diciamo ti sarà sempre più chiaro ora che vado ai vari esempi. Quindi adesso abbiamo la funzione y uguale a meno x meno 2 e tutto al quadrato, quindi la parabola risultante sarà questa, ma
Andiamo sempre in ordine. Che cosa si fa? Si considera prima x al quadrato. Questa è la funzione originale, quella elementare, diciamo. Poi si va a fare x meno 2 al quadrato. E che cosa succede rispetto a prima? Che invece la parabola viene posticipata, ma in effetti è lo stesso discorso che facevo prima. Se io vado a diminuire la variabile x in questo caso, è normale che questo comporta in un ritardo di quel valore. Perché? Perché appunto se pensiamo alla x sempre come un tempo, che vuol dire che io vado a diminuire quel tempo di 2? Vuol dire che tutto ciò che andrò a disegnare verrà disegnato con un ritardo di 2 secondi. E quindi questo è quanto. Aggiungere il segno meno poi davanti ad una funzione vuol dire semplicemente ribaltarla rispetto all'asse delle x. E infatti vediamo che la funzione rossa è esattamente quella verde ma ribaltata. E quindi questo è quanto circa l'esempio C. Y uguale a meno 1 su 2 volte x. Questo sarà il nostro grafico finale, ma andiamo sempre step by step. Si parte dalla funzione 1 su x. Quindi questa qui è la funzione elementare. Che cosa succede se io vado a raddoppiare la variabile che c'è sotto? Quindi vado a considerare 1 fratto 2x. Ecco, come possiamo vedere naturalmente il denominatore aumenta, cioè raddoppia letteralmente. Di conseguenza è normale che la funzione in grigio sia più schiacciata di quella in viola, perché semplicemente che cosa succede? Se io sto raddoppiando il mio denominatore, è ovvio che la frazione sarà più piccola e sarà più piccola, diciamo, del doppio in questo caso. Quindi questo è quello che succede se io vado a raddoppiare il denominatore. La funzione si restringe, si avvicina ovviamente di più agli assi, perché appunto il risultato della frazione sarà inferiore di quello che era prima, no? Vediamo da qui ad esempio che da 1 passiamo a 0,5 e così tutti gli altri valori. Questo valore ad esempio è 0,6 e lo troviamo della metà più giù e così via. Ovviamente queste metà poi andranno ad assottigliarsi, ma non finisce qui, perché come prima noi dobbiamo metterci un segno meno davanti. Mettendo un segno meno davanti vuol dire considerare il ribaltamento rispetto all'asse delle x, e infatti se considero la funzione poi in arancione è esattamente il ribaltamento della funzione in grigio rispetto all'asse x, e quindi questo conclude quest'altro esempio. Poi l'altra funzione è y uguale a 1 su x meno 3 e poi meno 1. Quindi questo è la funzione risultante, ma come prima stesso identico discorso. Noi abbiamo 1 su x che è la funzione originale, devo considerare 1 su x meno 3. Vediamo cosa sta succedendo di nuovo rispetto alla funzione in blu. Cosa sta succedendo è che avendo messo meno 3 vuol dire che io sto posticipando. Era quello che dicevo prima. Se metto un meno sulla variabile temporale è ovvio che il tempo viene tutto ritardato di 3 secondi, e quindi tutto quello che avveniva qui sta avvenendo esattamente al secondo 3. Infatti se considero la retta verticale x uguale a 3 che mi va a rappresentare il nuovo asse, vedo, no, che è esattamente quello che sarebbe successo qui in blu. Però non finisce qui, perché noi dobbiamo andare a sottrarre 1. Allora sottrarre 1 che vuol dire? Vuol dire prendi il grafico rosso e portalo sotto di 1. E infatti questo è il risultato finale. Facendo vedere tutto insieme quello che abbiamo fatto, il discorso è questo. Quindi andiamo avanti con gli esempi e passiamo a y uguale a meno sqrt, che sta per radice quadrata, square root in inglese, e sottomettiamo 2x. Ok, partiamo dal grafico della radice quadrata. Il grafico elementare, di nuovo scrivo sqrtx, è questo qui. Quindi questo è quello elementare. Se poi vado a considerare sqrt, ma ci metto 2x dentro,
Beh, che cosa sto facendo? Sto aumentando la mia variabile temporale e quindi vuol dire che ogni volta che c'ho un valore ho il valore doppio e poi vado ad effettuare la radice, quindi vuol dire che abbiamo una dilatazione della funzione in altezza, perché giustamente io sto raddoppiando i valori e quindi questo ne risente nel momento in cui calcolo la radice quadrata. Maggiore sarà il valore sotto la radice, maggiore sarà la mia radice quadrata. Quindi una volta ottenuto questa funzione qui, dove l'argomento appunto è il doppio rispetto a prima, che cosa vado a fare? Vado a considerare il tutto con un segno meno davanti, ma segno meno davanti vuol dire fammi la stessa identica funzione ma ribaltata rispetto all'asse, e quindi questo è il disegno simmetrico pari pari rispetto all'asse delle x. Andando a vedere tutto insieme è questo. Siamo dunque arrivati finalmente alla funzione che ha aperto un po' il discorso, ossia y uguale valore assoluto, quindi ABS, di 1 fratto x meno 1. Ok, come possiamo vedere non c'è alcun ramo negativo del grafico perché tutto è stato reso positivo dal valore assoluto. Allora che cosa facciamo? Partiamo sempre da 1 fratto x e successivamente io devo andare a sottrarre 1 alla variabile temporale, quindi vuol dire che tutto quello che succede verrà ritardato di un secondo, quindi avrò 1 fratto x meno 1 e infatti come possiamo vedere tutto è stato ritardato di un secondo sul grafico, tutto quello che doveva avvenire al tempo x avverrà più avanti. Quindi se adesso vado a considerare il valore assoluto vuol dire che quella parte arancione va ribaltata simmetricamente rispetto all'asse delle x e infatti è così. Come possiamo vedere questa parte in viola, in blu è sempre la stessa perché non viene influenzata dal valore assoluto. Togliamo questa qui così capiamo meglio. Vediamo che la parte in rosso è sempre quella, invece soltanto questa parte qui è stata ribaltata verso l'alto, ottenendo così il grafico finale che è questo. Questa è la vista tutta insieme invece. Quindi adesso ci rimane l'ultimo esempio in cui abbiamo y uguale a 1/4 e poi x alla seconda. Beh, che cosa? Quindi questa è la funzione finale a cui vogliamo arrivare e la funzione originale sarà x alla seconda. Beh, ovviamente che cosa succede? Che come prima ogni valore viene poi andato a diluire con una divisione per 4, quindi se io ho x alla seconda e metto davanti un coefficiente, in questo caso 1/4, è ovvio che per ogni valore sto considerando il valore diviso per 4. Proviamo a fare un esempio. Qui ad esempio abbiamo che la funzione vale 4 al valore di meno 4. Perché? Perché appunto meno 4 alla seconda fa 16, ma se divido per 4 torno a 4. Beh, possiamo vedere che in effetti in corrispondenza sulla stessa linea verticale a x alla seconda c'è 16. E questo perché? Perché nella funzione originale il valore non viene diviso per 4. Quindi ovunque ho il mio valore della funzione originale mi basta dividere per 4 per ottenere poi la funzione in grigio. E quindi questo è l'esercizio. Aggiungiamo un altro discorso. Se ad esempio considero il contrario, cioè 4 per x alla seconda, e notiamo il contrario, cioè quindi che cosa vuol dire questo? Che dividere mi fa allargare, mi fa dilatare la funzione, moltiplicare mi fa stringere perché giustamente lo stesso valore che io avrei sulla funzione originale lo devo poi moltiplicare per 4, quadruplicare, quindi è ovvio che la funzione cresce più velocemente e quindi si restringe. E quindi questo è tutto l'esercizio. Ok. Dunque andiamo a continuare con le varie dilatazioni. Quindi di nuovo abbiamo SQRT di 2x, quindi il grafico a cui vogliamo arrivare è questo, e esattamente come prima SQRT di x mi dà la funzione dove sto andando ad abbassare il valore. Ma perché? Perché giustamente rispetto alla funzione a cui voglio arrivare l'argomento è il doppio, quindi è normale che qui come risultato avrò il doppio o comunque un coefficiente di radical 2 in più, meglio dire. Poi abbiamo
x terzi. Ok, questa è la funzione a cui vogliamo arrivare, x terzi al quadrato. È normale avere una dilatazione, perché se io vado a considerare la funzione x al quadrato, qual è la differenza rispetto a prima? Che questo è quello originale, cosa cambia? Che anziché avere diviso 1 ho diviso 9, cioè diviso 3 al quadrato, quindi è normale che il tutto venga diluito in questo modo, quindi abbiamo questa dilatazione della funzione. Poi abbiamo la funzione x al cubo diviso a 3, questa è la funzione a cui vogliamo arrivare. Si parte dalla funzione x al cubo, quindi questa è la funzione originale, che vuol dire poi andare a dividere per 3, che la funzione ovviamente si allarga proprio perché tutti i valori sono divisi per 3, cioè rispetto a x al cubo ogni valore varrà invece x al cubo ma diviso per 3, quindi è normale che la funzione in grigio cresce di più. Ad esempio, se consideriamo il valore 1, che è il più semplice, 1 al cubo fa 1, ma diviso 3 e ci ritroviamo sul 0,3 periodico, insomma. E quindi la dilatazione è dovuta al fatto proprio che io sto rallentando la crescita. 1 su 2x. La funzione originale invece sarà 1 su x. Anche in questo caso sto aumentando il mio denominatore e di conseguenza la funzione sarà più bassa, perché maggiore è il denominatore vuol dire che meno mi rimane. È come prendere una torta e dire prima la divido per x persone e poi la divido per 2 volte x persone. È normale che mi rimane sempre di meno e quindi la funzione è più schiacciata sugli assi. Se invece poi considero la stessa funzione originale, quindi 1 su x, e moltiplico tutto per 3, è normale invece che ho una dilatazione dovuta al fatto che ogni valore io lo sto triplicando. Quindi se prima appunto valeva 1 nella funzione originale, è normale che io cresco più velocemente e arrivo a 3 nella funzione rossa, perché appunto ogni singolo valore viene triplicato e quindi abbiamo che la funzione cresce prima. Per concludere abbiamo 2x al quadrato più 1, quindi ricordiamo che la funzione originale è x al quadrato, ma che cosa succede? È presente un 2 dentro il quadrato, quindi è come se noi avessimo poi 4x alla seconda. Che cosa è cambiato? Che abbiamo appunto che la funzione si restringe, si schiaccia. Perché? Perché ogni valore che viene creato dalla mia funzione originale, quella in blu, viene poi moltiplicato per 4, quindi la funzione cresce molto più velocemente. Se poi vado a sommare 1, che cosa vuol dire? Che traslo la funzione grigia verso l'alto di 1. Infatti la funzione grigia e quella arancione sono le stesse, c'è solo una traslazione di 1 verso l'alto. Infatti basterebbe prendere questa funzione, staccarla e traslarla sopra, sarebbe la stessa identica funzione. E niente, con questo quindi concludiamo il tutto circa questi movimenti elementari che si possono fare nel piano cartesiano a partire da funzioni appunto elementari.